I connettivi possono essere considerati come dei ponti che servono per unire singole frasi o anche gruppi di frasi. In concreto, oggi parleremo di 3 tipi di connettivi. I connettivi correlativi, che servono per legare tra loro parti di una frase. I connettivi temporali, che servono quindi per indicare il tempo. E i connettivi condizionali, che servono per indicare una condizione. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Lo abbiamo detto, i connettori correlativi sono parole o espressioni che servono per legare tra loro 2 parti di una frase. Sostanzialmente si tratta di collegare tra loro 2 idee, le quali si influenzano a vicenda ed hanno quindi uno stretto rapporto. Ma vediamo subito i connettori più importanti. Sia, ma oggigiorno è anche frequente l'uso di sia che, né, non solo ma anche e così come. Ecco qualche esempio. Sia Marco sia Luca parteciperanno al torneo, ma anche sia Marco che Luca parteciperanno al torneo. Non mi piace né il caffè né il tè. Non solo ha vinto la gara, ma ha anche stabilito un nuovo record. È così intelligente come è gentile. Prima di passare ai connettivi temporali, ti ricordo che se vuoi conoscere i 100 verbi più frequenti in italiano, puoi scaricare questo PDF gratuito, nel quale troverai anche la pronuncia corretta dei verbi al presente. Troverai il link qui sotto in descrizione. I connettivi temporali servono per indicare il tempo, ovvero servono per ordinare nella sequenza temporale i diversi eventi che sono successi e infatti hanno un ruolo temporale per capire proprio l'ordine cronologico di ciò che è successo. Vediamoli insieme. Quando, prima che, ricorda, va sempre con il congiuntivo, dopo che, mentre, finché. Vediamo qualche esempio concreto. Quando arrivi, chiamami. Finisci i compiti prima che inizi il film. Dopo che hai finito di studiare, possiamo uscire. Mentre cucinavo, ho ascoltato la radio. Continua a lavorare finché non è tutto completato. I connettivi condizionali servono per dire che una cosa può succedere solo se prima ne avviene un'altra. Quindi sostanzialmente diciamo che servono per legare tra loro 2 parti. Nella prima si indica la condizione e nella seconda si indica cosa succederà se effettivamente la condizione si verifica. Ecco i più importanti. Se, a condizione che, purché, nel caso che, a meno che, a patto che, a meno che non. Attenzione però, perché tranne se vogliono tutti il congiuntivo. Vediamo. Se piove rimarremo a casa. Ti presterò la macchina a condizione che tu la restituisca entro domani. Puoi venire alla festa purché tu non faccia troppo tardi.
Porta con te un ombrello nel caso che piova. Non usciremo a meno che il tempo migliori. Accetto l'offerta a patto che aumentiate lo stipendio. Non interromperò la riunione a meno che non sia urgente. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere pesce qui sotto. Oggi abbiamo parlato del se, che è un connettivo condizionale, e il se è anche usato nel cosiddetto periodo ipotetico, struttura che devo dire mette spesso in crisi i miei clienti. Se vuoi saperne di più, ti consiglio questa bella video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo sempre qui su Italiano con Eli.